Nessun pro player utilizza questo mouse, a parte uno. Lui è Shroud ed è appena entrato nel team Sentinels di Valorant. Non solo è uno dei giocatori professionisti più famosi al mondo, ma continua a rimanere tra i più forti nonostante abbia ben 28 anni. Durante la pandemia del 2021, Shroud, in collaborazione con Logitech, ha deciso di riproporre un mouse uscito nel 2015, ovvero il G303. Dopo aver deciso personalmente come modificarlo, quindi, è nato il Logitech G303 Shroud Edition, un mouse che sulla carta è persino migliore del G Pro X Superlight. Com'è possibile allora che tutti i giocatori, sia professionisti che non, continuano a preferire comprare il Superlight? La risposta in realtà è molto semplice. Il G303 è quel tipo di mouse che solo nelle mani giuste e con la giusta impugnatura diventa il mouse perfetto. La sua forma a diamante, infatti, è il motivo principale per cui praticamente nessuno ha il coraggio di provarlo. Io invece, già prima di acquistarlo, ero sicuro che il G303 sarebbe stato perfetto anche per me. E ora ti spiego come ho fatto, così che anche tu possa capirlo. Partiamo dal mio mouse precedente, ovvero il Logitech G305. Come puoi notare, hanno una forma abbastanza simile. Per questo motivo, quindi, non solo ero sicuro che il G303 mi sarebbe piaciuto, ma probabilmente quella forma ancora più squadrata avrebbe potuto garantirmi anche un maggiore controllo. E così è stato, nonostante la mia impugnatura sia diversa rispetto a quella di Shroud. Il modo in cui lo impugna lui, infatti, è questo. Su entrambi i lati del mouse sono stati messi dei punti di riferimento, così che tutti possano replicare facilmente la sua stessa identica impugnatura. La mia invece è questa, ma essendo comunque un tipo di impugnatura claw, risulta ugualmente perfetta per questo mouse. I fattori forma e impugnatura però non sono gli unici motivi per cui ho scelto il G303 rispetto al Superlight. Prima di tutto i tasti frontali, ma soprattutto quelli laterali, risultano migliori. Si azionano più facilmente perché hanno meno precorsa, sono più silenziosi e non si muovono come quelli del Superlight. Gli interruttori presenti all'interno sono gli stessi, ma complessivamente la sensazione dei tasti del G303 in qualche modo è decisamente migliore. A differenza del G Pro X, inoltre, nel G303 c'è il tasto per modificare i DPI, che tra l'altro è molto ben posizionato e quindi impossibile da schiacciare per sbaglio mentre si gioca. Anche le rotelle sono differenti tra loro. Quella del G303 è completamente liscia, mentre quella del Superlight invece ha una texture zigrinata. Un'altra cosa migliore è la durata della batteria, che nel G303 risulta essere doppia rispetto a quella del G Pro X. Ciò vuol dire doverlo ricaricare solo una volta al mese invece che 2. Questa infatti è la percentuale dopo 10 giorni di utilizzo intenso. Il G303 tra l'altro ha un attacco di tipo C, quindi connettere il cavo per ricaricarlo risulta molto più semplice in confronto al Superlight, che invece ha una presa micro USB. Per quanto riguarda il sensore invece è sempre l'Hero 25K, ma la sua posizione è leggermente diversa. Mentre il Superlight ha il sensore praticamente al centro, quello del G303 invece è lievemente più in basso del normale. Anche se teoricamente si dovrebbe percepire una sensibilità più bassa, personalmente io non ho sentito alcuna differenza. Infatti all'interno dei giochi ho mantenuto la stessa sensibilità che utilizzavo con il G305. Il rivestimento della struttura invece in termini di grip è identico su entrambi i mouse. Si impugna molto bene, non è scivoloso e non si sporca più di tanto, giusto le classiche impronte. Per quanto riguarda la latenza invece, il G303 risulta leggermente più reattivo, probabilmente per via della precorsa inferiore. Stiamo parlando però di una differenza impercettibile, in quanto entrambi i mouse sono tra i più veloci del momento. Un'altra differenza poi è il peso. Il G Pro X Superlight pesa 62 grammi, mentre invece il G303 ne pesa 72. I 10 grammi in più comunque per alcuni sono un fattore positivo. Non tutti infatti amano i mouse super leggeri ed è per questo che alcuni preferiscono il G Pro normale che pesa 80 grammi rispetto al modello Superlight. Elencate le principali differenze tra i mouse, ora mostrerò i risultati che ho ottenuto con il G303 su Aimlab. Facendo queste 3 playlist, che in tutto sono circa 25 minuti di esercizi al giorno, la prima volta ho ottenuto questi punteggi. Dopo averle eseguite altre 9 volte, questi sono i miei posizionamenti attuali, quindi dopo 10 giorni di utilizzo del G303. Ci sono grandi differenze e sono molto curioso di sapere sino a quanto sarà possibile migliorare questi risultati. Grazie ai piedini larghi del mouse, poi, la maggiore superficie di contatto sul tappetino garantisce un ottimo controllo. Infatti, ho trovato un equilibrio perfetto con il Razer Strider, nonostante sia un mousepad dalla superficie veloce.
A chi consiglio il G303 Shroud Edition quindi? Principalmente a chi ha delle mani medio-grandi e utilizza un'impugnatura claw, oppure a chi ha un G305 ma magari vorrebbe provare qualcosa di meglio. Altrimenti, per chi vuole andare sul sicuro, posso solo che consigliare il G Pro X Superlight al momento. Se invece cerchi qualcosa di meno caro, questi sono i migliori mouse economici che suggerisco per il gaming competitivo.